Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Preparati a esercitare il tuo italiano e a diventare più fluente. I sottotitoli sono disponibili, attivali dalle impostazioni. Il link al PDF è in descrizione. Metti like e iscriviti. Scrivi nei commenti l'argomento che vuoi vedere e premi il pulsante hype per dare più visibilità al video. Iniziamo. Ciao Liam, come stai oggi? Ciao Mia, sto bene, grazie. E tu? Sto bene. Oggi voglio parlare di qualcosa di interessante e un po' spaventoso. Ti ricordi dell'incidente che abbiamo visto la settimana scorsa? Sì, lo ricordo. Era una giornata molto affollata al mercato. Ho visto un piccolo incidente d'auto vicino all'angolo tra Main Street e Maple Avenue. Giusto, stavo andando al mercato quando ho visto l'incidente accadere. Era una giornata di sole e le strade erano piene di gente. Io stavo andando in bicicletta quando ho visto l'incidente. Mi sono fermato a guardare perché ero preoccupato per le persone coinvolte. Puoi raccontarmi cosa hai visto? Vorrei sentire la tua descrizione dell'incidente. Certo, ero vicino al semaforo quando ho visto una macchina rossa e una macchina blu avvicinarsi l'una all'altra. La macchina rossa andava dritta e la macchina blu stava cercando di svoltare a sinistra. Improvvisamente si sono scontrate. Oh no, deve essere stato molto pericoloso. Hai visto come si sono scontrate le auto? Sì, l'ho visto. La macchina blu non si è fermata al semaforo rosso. Ha svoltato troppo in fretta e ha colpito la macchina rossa di lato. Il rumore dello schianto era forte, come un botto. Deve essere stato spaventoso per tutti. Cosa è successo dopo? Dopo l'incidente, entrambe le auto si sono fermate in mezzo alla strada. Le persone nei dintorni sono subito accorse ad aiutare. Ho visto alcuni pedoni chiamare la polizia e un'ambulanza. Anche io l'ho visto. Ricordo una signora con un telefono che ha chiamato aiuto subito. È importante chiamare la polizia in caso di incidente. Sì, è molto importante. La polizia è arrivata pochi minuti dopo. Hanno parlato con i conducenti e hanno chiesto cosa fosse successo. Qualcuno si è fatto male? Ho visto che il conducente della macchina rossa sembrava molto preoccupato, ma non sembrava essere gravemente ferito. Il conducente della macchina blu aveva un piccolo taglio al braccio. L'ambulanza lo ha portato in ospedale per controllare se stava bene. È bello saperlo. Ero molto preoccupata quando ho visto l'incidente. Gli incidenti possono essere molto gravi. Possono esserlo. Dopo che la polizia ha finito il proprio lavoro, hanno rimosso le auto dalla strada. Il semaforo è stato riparato e la strada è stata riaperta. Ho continuato a camminare verso il mercato dopo l'incidente. Ero un po' scossa, ma ero contenta di vedere che l'aiuto era arrivato rapidamente. Sì, è importante rimanere calmi in situazioni come quella. Ho imparato che gli incidenti possono accadere in qualsiasi momento ed è bene essere preparati. Concordo. Cerco sempre di essere prudente quando attraverso la strada o pedalo in bicicletta. Vedere l'incidente mi ha ricordato di prestare attenzione ai segnali stradali. Anch'io. Controllo sempre il semaforo e guardo in entrambe le direzioni prima di attraversare. L'incidente è stato un evento triste, ma ci ha insegnato una lezione sulla sicurezza. Liam, pensi che i conducenti fossero prudenti? Penso che il conducente della macchina rossa fosse prudente perché andava dritto e seguiva il semaforo. Ma la macchina blu non si è fermata al semaforo rosso, il che è molto pericoloso. Sì, passare con il semaforo rosso può causare incidenti gravi. È importante seguire le regole della strada. Concordo. Le regole servono a mantenere tutti al sicuro.
Spero che dopo questo incidente i conducenti siano più attenti in futuro. Spero di sì. Gli incidenti possono cambiare le abitudini delle persone. A volte, quando accade qualcosa di spaventoso, impariamo a essere più cauti. Esatto, ho anche visto un cartello stradale che diceva divieto di svolta a sinistra a quell'angolo. La macchina blu non avrebbe dovuto svoltare a sinistra in quel momento. Questo rende la cosa ancora più seria. Seguire tutti i segnali è molto importante per prevenire incidenti. Sì, ogni piccolo dettaglio conta. Mi dispiace che sia successo l'incidente, ma sono felice che nessuno sia rimasto gravemente ferito. Anch'io sono sempre preoccupata per le persone negli incidenti. Spero che si riprendano in fretta e imparino dall'esperienza. Ho imparato molto guardando l'incidente. Ricorderò sempre di guidare e camminare con attenzione. Ricorderò anche ai miei amici di seguire le regole del traffico. È una buona idea. Possiamo condividere le nostre esperienze e aiutarci a rimanere al sicuro. Liam, pensi che l'incidente abbia cambiato il traffico a quell'angolo? Sì, penso di sì. Dopo l'incidente ho visto più agenti di polizia all'angolo per alcuni giorni. Controllavano il traffico e assicuravano che tutti seguissero le regole. È positivo. È importante che la polizia aiuti a controllare il traffico, specialmente dopo un incidente. Rende l'area più sicura. Concordo. A volte, quando accadono incidenti, le persone diventano più consapevoli dei pericoli. Cominciano a guidare più attentamente e a prestare più attenzione ai segnali. Spero che i conducenti che hanno visto l'incidente imparino da esso. Tutti noi dobbiamo essere responsabili sulla strada. Sì, essere responsabili può prevenire futuri incidenti. Penso anche che sia importante più educazione sulle regole del traffico. Le scuole dovrebbero insegnare ai bambini come attraversare la strada in sicurezza e come andare in bicicletta con attenzione. È un'ottima idea. Ricordo di aver imparato i segnali stradali a scuola. È stato molto utile. Sento che gli incidenti sono un promemoria di quanto sia fragile la vita. Dobbiamo essere cauti e prenderci cura l'uno dell'altro. Concordo, Liam. Ogni volta che attraverso la strada o pedalo, ricordo che devo essere attenta e al sicuro. Anche un piccolo errore può portare a un grande problema. Sì, e controllo sempre i miei specchietti e gli angoli ciechi quando vado in bicicletta. Questo mi aiuta a evitare incidenti. Lo faccio anch'io quando cammino. Guardo sempre a sinistra e a destra prima di attraversare. È una buona abitudine. Mia, pensi di raccontare alla tua famiglia dell'incidente? Sì, lo farò. Voglio che la mia famiglia sappia cosa è successo così possono essere più attenti anche loro. Dirò ai miei genitori e a mio fratello minore l'importanza di seguire le regole del traffico. È una buona idea. Anche io racconterò alla mia famiglia. Voglio che capiscano che gli incidenti possono accadere, ma possiamo prevenirli stando attenti. Sento che condividere le nostre esperienze ci rende più forti. Impariamo insieme e ci aiutiamo a stare al sicuro. Sì, ed è bello parlare di queste cose. Mi rende più consapevole delle mie azioni. Sono felice di aver avuto questa conversazione, Mia. Mi aiuta a riflettere sulla sicurezza e sulle regole della strada. Sono felice di parlarne con te, Liam. Entrambi ci teniamo alla nostra sicurezza e a quella degli altri. Spero che un giorno incidenti come quello che abbiamo visto diventino rari. Spero che tutti i conducenti e i pedoni seguano le regole e siano cauti. Anche io lo spero. Possiamo lavorare insieme per rendere la nostra comunità più sicura. Ogni piccolo gesto conta.
Sì, anche dire per favore e grazie agli altri conducenti, o sorridere a un pedone, fa la differenza. Concordo. Dobbiamo essere gentili e responsabili. Ricorderò sempre l'incidente come una lezione. Mi ricorda di essere vigile e di rispettare le regole. Anche io lo ricorderò. Sento che siamo stati fortunati perché nessuno si è fatto seriamente male. Possiamo imparare e migliorare. Grazie per aver condiviso i tuoi pensieri con me oggi, Liam. Mi sento più sicura a parlare di incidenti e sicurezza. Grazie a te, Mia. Ho apprezzato la nostra conversazione. È importante esercitarsi con l'italiano e discutere di eventi della vita reale. Spero che anche i nostri amici che ci ascoltano possano imparare qualcosa dalla nostra esperienza. Lo spero anch'io. Gli incidenti non sono piacevoli, ma parlarne può aiutarci a capire l'importanza di essere cauti. Sì, e credo che ogni conversazione che abbiamo ci renda parlanti migliori e cittadini più responsabili. Continuiamo a praticare l'italiano e a condividere le nostre idee. Concordo, Mia. Siamo sempre curiosi e gentili. Grazie ancora per questo interessante scambio. Non vedo l'ora di parlare di nuovo con te. Grazie, Liam. Ho imparato molto oggi. A presto. A presto, Mia. Abbi cura di te e stai al sicuro. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche in modo da non perdere nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.